Ciao amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Come vi avevo promesso, continuiamo con la chiacchierata sui mandala e sui simbolismi, partendo da questo che è il mio ultimo libro, che si chiama Mandala Coloring Book di Carla Castagno, edizioni You Can Print, e che potete trovare su Amazon, su tutti gli store, i bookstore online, oppure ordinarlo alla vostra libreria di fiducia che ve lo farà arrivare, oppure ancora se siete in zona nel cuneese potete venire a Manta, venire a salutarmi e comprare la vostra copia scontata e firmata. Allora, abbiamo parlato dei primi due mandala che sono il Tao, quello diciamo derivato dal Tao, e il lupo. Oggi parleremo della simbologia di un altro animale che è il gatto. Eccolo qua. Allora, questo mandala io l'ho chiamato Gioia. La simbologia del gatto, se avete visto l'altro video in cui parlavo del lupo, ha delle cose in comune con l'altro mandala che era questo qui, perché gli animali in tutte le culture, eccolo qua, in tutte le culture gli animali sono visti come trattino di unione fra l'umano e il divino. Si dava a questi animali un potere spirituale abbastanza forte. Il gatto in particolare, come probabilmente voi sapete, in diverse culture era addirittura proprio divinizzato. Nella cultura dell'antico Egitto il gatto era al pari di un dio, era un dio stesso, veniva infatti mummificato e posto accanto al faraone perché si pensava che loro potessero raggiungere la vita eterna e che quindi avrebbero recuperato quel corpo fisico e l'avrebbero, diciamo, riutilizzato per riprendere vita. Una delle cose che rimane molto impressa infatti del Museo Egizio, noi qui siamo abbastanza vicini a Torino, quindi l'abbiamo un po' visto tutti, chi non l'ha visto glielo consiglio perché è bellissimo, è proprio la mummietta del gatto, no? Ogni bambino si ricorda di questa mummia se va al Museo Egizio, perché è una cosa un po' particolare. Quindi il gatto è unione umano-divino. Una cosa interessante per quanto riguarda gli aspetti della simbologia presenti nei mandala, ma anche presenti in tutte le immagini sacre, antiche come moderne, è che esiste un filo conduttore nell'interpretazione proprio intima di questi simboli che è unica o comunque molto molto simile in tutto il mondo, in tutte le epoche. Voi provate a immaginare decine e decine di secoli fa, in un mondo in cui non esisteva internet, non era possibile nemmeno spedire una missiva, no? Una classica lettera, come quelle che spedivamo noi quando eravamo piccoli, magari all'amica di penna. Non si sapeva nemmeno quanto grande fosse il mondo e non si sapeva nemmeno fino a che punto la Terra andava avanti. Gli italiani magari non conoscevano l'esistenza della Cina o delle Americhe 1000 anni fa o 2000 anni fa. Ciò nonostante i simbolismi si somigliano, cioè sono nati parallelamente con significati molto simili in tutte le culture, in tutte le epoche. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che sono insiti in noi, cioè non sono stati passati di generazione in generazione, di cultura in cultura, attraverso libri o attraverso tradizione orale. No, sono nati in vari luoghi del mondo, con tradizioni differenti, popolazioni differenti, modalità di vita differenti, sono nati in maniera analoga. Quindi la maggior parte delle simbologie che trovate in questo libro sono universali o quasi, e per universali intendo che vanno bene per tutto il mondo, o quasi, andrebbero bene anche per altre epoche. Questo è veramente curioso. Io l'ho trovata una cosa molto interessante.
perché appunto ci dà quell'idea di unità globale che non viene da internet o dalle multinazionali come noi pensiamo adesso nella nostra epoca, no? Di essere un po' globalizzati perché figli di questa cultura globale della comunicazione che esiste adesso. In realtà possediamo unicamente un unico spirito che ha un modo di sentire analogo in tutte le parti del mondo. Quindi ragazzi, il gatto è il vostro ponte verso la spiritualità, ma quella più sincera, cioè non è in questo caso un animale né da pregare né come veniva anche considerato, è stato considerato per un certo periodo un animale per fare magie, no? Si sa che era il classico animale che si accompagnava alle streghe. Nella religione cattolica questo animale per un certo periodo di tempo è stato visto come diabolico. Perché era un animale notturno, perché vedeva nel buio, perché si pensava, si è sempre pensato che avesse dei poteri particolari e che quindi le donne dotate di poteri anch'esse avevano questo animale con loro. Ho chiamato questo mandala la gioia. La gioia perché siamo in un contesto di primavera. Le foglie che accompagnano questo animale in posizione che ci ricorda un mandala lui stesso, perché è la classica posizione del gatto acciambellato, che può essere una posizione di gatto che dorme, in questo caso il gatto, diciamo, sorride, diciamo così, è un mandala. Le foglie, i fiori e il sole sono la primavera, la rinascita, il verde che eventualmente si può usare per queste foglie, dico eventualmente perché i colori li scegliete voi, anzi li sentite voi, non dovete sceglierli con la mente ma sentirli col cuore. Eventualmente, se volete mettere il verde, sapete che il verde è il colore della rinascita. Nella tradizione orientale il verde è il colore del cuore, del chakra del cuore, ed è un colore di apertura, è un colore di natura, è il colore dei germogli, è il colore degli alberi, delle foglie e quindi ha un forte potere anche curativo. Si dice che anche il gatto abbia un forte potere curativo. Forse non tutti lo sanno che la frequenza delle fusa del gatto è la stessa che viene utilizzata nella nostra medicina per curare delle patologie relative alle articolazioni. E ci sono molte credenze che dicono che se una persona ha un problema fisico, il gatto si andrà a ciambellare esattamente lì e con le sue fusa e il suo calore curerà la parte malata. Per cui questo gatto è gioia. Come ho già detto nel precedente video, la modalità per fare della meditazione mandala a partire da un disegno già iniziato, perché non è finito, lo dovete finire voi, è quella di mettersi nella disposizione d'animo e di cuore aperto di fare una vera e propria meditazione. Quindi stacchiamo il telefono, se possiamo stacchiamo anche il citofono, mettiamo magari una candela, della musica rilassante o comunque che ci piace. Se vogliamo, se ci piace, mettiamo dell'incenso e ci prepariamo i colori. Possiamo usare le tecniche che vogliamo. Questa è una carta, io ho deciso di farlo stampare su una carta abbastanza spessa che potesse tenere anche l'acquarello, quindi potete colorarlo anche con l'acquarello. Con le tempere magari ve lo sconsiglio perché potrebbe coprire completamente il disegno stampato, ma comunque acquarelli, matite, pennarelli, pastelli a cera, insomma, chi più ne ha più ne metta. Scegliete la tecnica che vi piace e dopodiché l'errore nel mandala non esiste, andate lisci e sereni, prendete in mano tutti i colori che volete nell'ordine che volete, senza pensare che le foglie debbano essere per forza verdi, il sole giallo e il gatto del colore del vostro gatto. I colori sono liberi. Ogni colore ha un suo significato, di cui magari pian pianino vi parlerò, ho già accennato il verde, ma in realtà non dobbiamo sapere il significato delle cose per goderne.
Noi ci rendiamo benissimo conto quando usciamo a fare una passeggiata nel sole di primavera che quella cosa ci fa bene. Ci fa bene comunque, anche se non sappiamo che cosa succede nella biologia del nostro corpo quando il sole sviluppa la vitamina D, eccetera, eccetera. È indifferente che noi lo sappiamo o no, anzi spesse volte il non saperlo ci permette di goderne ancora di più, perché la mente non interferisce. Non è necessario usare sempre la parte logica per tutto il giorno, come siamo magari portati a fare nella nostra società, che è una società prevalentemente logica. Possiamo usare il cuore, possiamo usare l'intuizione, possiamo usare la parte artistica. Questo nostro utilizzare la parte artistica fa uscire eventuali blocchi, eventuali cariche emotive non elaborate del tutto. Quando vi succede durante un mandala, sia che lo stiate colorando soltanto, sia che lo stiate disegnando, perché vi ricordo che potete disegnarli anche voi i vostri mandala, non siete obbligati soltanto a colorare quelli fatti dagli altri. Disegnateli pure in libertà. Quando capita che durante questo tipo di pratica si presenti un pensiero o un'emozione considerata negativa, spiacevole, una tristezza, una rabbia, un qualcosa di irrisolto, quello che voi dovete fare non è mandarla via, ma è elaborarla all'interno del disegno, cioè supponiamo che vi venga in mente l'ultima litigata fatta col vicino di casa, con la mamma o col fidanzato o il marito. Quell'emozione lì la inserite, magari, che ne so, voi dite, pensate, sentite che quell'emozione può avere un colore viola e la mettete qua, per esempio. Adesso è nel mandala. Viene presa dalla vostra, dal vostro interno e messa qui. Il mandala se ne prende cura. Quindi voi la tirate fuori e la inserite in questo disegno. Fine. La elaborate non mandandola via, attenzione, è importante questa cosa qui, perché le emozioni negative non vanno mandate via, vanno lasciate uscire. Quindi non cercate di non pensarci se vi viene in mente facendo meditazione mandala qualcosa di negativo. Lasciatela fuoriuscire immaginando che dalle vostre mani, dal colore che state mettendo, nella forma che state colorando, esca quell'emozione. Una volta uscita non ritornerà più. Il prossimo animale, eccolo qua, è la volpe. Questa nella fattispecie è una firefox, una volpe di fuoco, cioè una volpe rossa, come potete vedere qua. Quindi si parlerà la prossima volta dell'animale della volpe e della simbologia del fuoco. Per adesso siamo ancora sui mandala figurativi, poi vedremo anche quelli astratti. Se vi è piaciuto lasciatemi un commento, magari iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like e ci rivediamo presto. Ciao a tutti da Carla!